Proviamo a ribaltare un po' la prospettiva, perché arriviamo da giorni in cui il nome dell'Inter è stato utilizzato per provare a montare un'accusa infondata nei confronti di un club che ogni volta che viene menzionato, praticamente rende tutto molto più amplificato, molto più interessante se vogliamo. Marotta è stato tra l'altro l'unico a doversi esporre, direttamente, su questo argomento, quasi a doversi difendere, nel senso che il club ovviamente ha deciso di esporsi sulla questione anche per andare a, tranquillizzare un po' i tifosi in un momento, concitato, in un momento in cui comunque tutti ci siamo domandati che cosa, stesse effettivamente succedendo, però appunto sono arrivate poi domande, il presidente è stato anche un po', incalzato, quasi come se fosse una modalità interrogatorio, ma appunto non è un interrogatorio visto che, non c'è di fatto una situazione per la quale l'Inter avrebbe dovuto rispondere, ecco, di questa faccenda proprio perché estranea alla situazione. E quindi come vi dicevo, arriviamo da un momento in cui tutti hanno provato a mettere un po' l'Inter sul banco degli imputati, ne hanno parlato veramente tutti, al di là dei tifosi che ovviamente prendono le questioni solo per farne un discorso di tifo. Questo ricorda un po', secondo me, tutto il filone di questa stagione, nella quale ogni volta che si pronuncia e si è pronunciato al nome dell'Inter, come vi dicevo, tutto assume molta più rilevanza. Vai a vedere il caso Bastoni che appunto ha tenuto banco per diverso tempo. Quello che voglio dire è però questo, che adesso non solo Marotta, ma proprio i fatti ci dicono che l'Inter è estranea alla vicenda arbitrale, con la procura che ha garantito che nell'elenco delle persone indagate per frode sportiva non compaiono tesserati e dirigenti, di alcun club. Adesso però siamo noi che "contrattacchiamo" tra virgolette, perché alcuni ci davano in Serie B, alcuni ci davano in Serie C, alcuni radiati, invece noi vi diciamo onestamente che siamo quelli che in questo momento vogliono chiarezza e vogliono far luce su questa vicenda, perché gli ultimi fatti, e non chiacchiere, ribadisco fatti, ci dicono che la procura ha richiesto gli audio originali di quella famosa partita, anzi di quella che è stata la partita che ha condizionato la vittoria dell'Inter nella precedente stagione. Ovviamente sto facendo riferimento ad Inter Roma del 27 aprile del 2025. A livello di cronaca, come sapete, eravamo rimasti alle dichiarazioni di una fonte anonima che a Repubblica e poi direttamente anche alla procura avrebbe raccontato di un clamoroso retroscena appunto su Inter Roma, l'ormai noto "fatevi i fatti vostri", che il VAR Di Bello avrebbe poi su indicazione di Gervasoni, ex supervisore del VAR, avrebbe rivolto all'assistente Piccinini nel momento in cui quest'ultimo aveva suggerito un on-field review proprio su quell'episodio lì di Indica su Bissek, sul fallo di Indica su Bissek, con Gervasoni che avrebbe bussato alla sala VAR per indurre insomma, gli assistenti a non, richiamare quell'episodio, a non dare il calcio di rigore. Un episodio nel quale noi in ritardo abbiamo poi sentito l'audio trasmesso dalla trasmissione Open VAR, dal quale però non ci risultano queste parole. Diciamo che da queste 2 testimonianze poi Inter Roma è diventata la sesta partita nel mirino della procura, che adesso, come vi dicevo poco fa, vuole accertarsi di quanto accaduto il 27 aprile del 2025. E adesso siamo anche noi che vogliamo accertarci di quello che è successo il 27 aprile del 2025, perché arriviamo appunto da giorni in cui tutti hanno vomitato la qualsiasi, la qualunque sull'Inter. Adesso siamo noi che forse da quelli che dovevano essere colpevoli passiamo ad essere vittime. Se vi ricordate, in diversi, poi la parola vittime non mi fa impazzire, però rischiamo di essere, ecco, quelli che sono stati danneggiati. Più volte ne abbiamo parlato qui su Passione Inter, del fatto che l'Inter nelle ultime, stagioni sia stata oggettivamente danneggiata da diverse scelte arbitrali, e in questo momento appunto si torna a far luce su una partita che è rimasta sotto i riflettori, ed era rimasta sotto i riflettori per, diverso tempo. Quindi la procura di Milano adesso si riserva di acquisire questi file audio e video originali per far luce su questa vicenda. In un momento in cui Open VAR, si discute anzi del futuro di Open VAR, già prima che uscisse fuori questa questa vicenda che riguarda Rocchi e non solo, si parlava del possibile futuro di Open VAR, di una possibile chiusura di Open VAR.
Io in questo momento mi domando però appunto quanto effettivamente può proseguire questa questione di open bar alla luce di quello che stiamo scoprendo. Cioè, se dovessimo scoprire o si dovesse venire a sapere appunto che, possono esserci stati anche dei non so, ora sto ipotizzando, non è un'accusa ovviamente, delle modifiche magari a dei file audio, dei tagli. Qualcuno ieri diceva che da quello che si sente nell'audio di Kabisek sembra quasi che ci siano dei momenti di silenzio in cui appunto magari hanno deciso di togliere delle parti per, difendere un po' la categoria. Ovviamente ribadisco, queste sono supposizioni, non sono accuse. Però il nodo principale è, al di là di questo, cioè al di là di quello che succede con gli audio, al di là delle decisioni di mandarle in ritardo per evitare le polemiche, come che era stato poi affermato anche da Federica Zille in un'intervista al podcast Centrocampo, che toglie un po' comunque anche la trasparenza, perché nel momento in cui, viene garantito un servizio, non deve essere garantito nel momento in cui fa comodo garantirlo. Cioè, dopo ogni partita c'è bisogno di avere quel tipo di trasparenza. Quello che però io, sottolineo è il discorso della credibilità, perché con quanta credibilità possiamo seguire una, trasmissione del genere se poi dobbiamo, ecco, essere messi davanti a certe cose, a quello che stiamo vivendo in questi giorni. Considerando ovviamente il fatto che c'è un'indagine, che ancora non è stato insomma confermato nulla e quindi non mi voglio esporre troppo in questo senso, però il dubbio rimane, cioè siamo sempre di fronte ad un sistema che, vuole garantire trasparenza, credibilità. Dall'altra parte però quello che ci arriva in questo momento è sicuramente tutto il contrario, ecco, quindi è molto difficile, devo dirvi. Però quello che voglio su cui voglio mettere l'accento in questo contenuto, in questo episodio, è quello che vi ho detto all'inizio, cioè attenzione a sparare a zero sull'Inter nel momento in cui, anzi non rivolgo questo messaggio ovviamente a voi, tifosi nerazzurri all'ascolto, ma a chi ha approfittato di questa situazione per sparare a zero sull'Inter, perché la vicenda potrebbe anche capovolgersi dall'altra parte con un Inter che potrebbe veramente, uscire danneggiata, ma danneggiata nel senso che se dovesse venir fuori qualcosa sulla questione Inter-Roma, ripeto, è una partita che ha indirizzato fondamentalmente lo scudetto della precedente stagione. Ovviamente continueremo a tenervi aggiornati su questa vicenda. L'ultimissima appunto, che in realtà, la notizia dell'ultima ora, o meglio è arrivata già nella serata di ieri, è che la procura comunque appunto vuole avere, questi file al completo per fare le dovute indagini. Se dovessero esserci ovviamente altri aggiornamenti, vi terremo, come sempre insomma informati, come stiamo facendo in questi giorni, anche, nel club di Passione Inter, al quale vi invito ad iscrivervi, passioneinter.club. Potete anche scannerizzare il QR code. Non vi ho ancora salutati, ho parlato tanto, ma appunto ci tenevo a cominciare questo episodio e questo contenuto un messaggio molto chiaro e molto diretto. Quindi ben ritrovati ovviamente a tutti voi amiche e amici, nerazzurri. Siamo a metà del contenuto, ma vi invito come sempre a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto, a commentare, ad iscrivervi ai nostri canali. Parleremo ancora di questa vicenda arbitrale, è normale che sia così, però dobbiamo anche parlare di campo, ma non solo, perché ci stiamo avvicinando praticamente ad una partita molto importante per noi. Siamo nel mezzo e nel pieno, come dico spesso, di una settimana molto importante, perché già in questo weekend l'Inter potrebbe, agguantare, come mi piace dire, il tricolore, potrebbe conquistare questo scudetto, e ci sono un po' di novità in vista di questa partita. La prima riguarda il capitano Lautaro Martinez, che, era diciamo un po' al centro di varie preoccupazioni, perché Chivu dopo l'ultima partita a Torino aveva detto che per il recupero sarebbe stata ancora lunga, quindi tempi di recupero ancora lunghi. In realtà il capitano sta recuperando, ieri era in campo da Piano Gentile, oggi lo stesso, e dovrebbe appunto essere a disposizione per, la partita di domenica. La presenza in campo del capitano per una partita così importante sicuramente, come vi ho detto più volte, ci fa stare molto più sereni e ci dà anche quella leadership, no, che serve poi in una partita del
genere, nella quale l'Inter potrebbe appunto conquistare lo scudetto. Quindi ottimismo da questo punto di vista, in realtà anche un minimo di ottimismo sul fronte Çalhanoğlu, perché non ovviamente per Inter Parma, non ovviamente per la Coppa Italia, non ovviamente per diciamo un recupero imminente, però sono arrivate delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport di Vincenzo Montella, che ha sentito ovviamente il giocatore, CT della nazionale turca, che ha sentito il giocatore e ha dichiarato: "Çalhanoğlu l'ho sentito sereno e fiducioso in vista della finale di Coppa Italia. Mi auguro che presto possa allenarsi con continuità. Ciala è uno di quei registi in via di estinzione, un campione che fa sentire la mancanza quando non c'è. Di fianco a lui il compagno è più sicuro perché può passargli il pallone nei momenti difficili, sapendo di consegnarlo ad una banca". Così Vincenzo Montella alla Gazzetta dello Sport, ovviamente con un attestato di stima nei confronti di Çalhanoğlu, ma soprattutto delle parole che forse ci fanno stare anche un po' più sereni, per quanto riguarda un eventuale recupero del giocatore, che purtroppo si è fermato, nuovamente. Come sapete inizialmente, sembrava un infortunio molto grave che quasi poteva costargli, insomma, questo finale di stagione, ma vediamo insomma come procede il recupero, perché averlo in finale di Coppa Italia sarebbe veramente importante, visto quanto sposta. Vi ho detto l'altro giorno che nonostante questa sia la stagione con meno presenze per Çalhanoğlu, in realtà è anche la seconda più prolifica per il giocatore, quindi 12 gol e 7 assist hanno fatto la differenza e altro potrebbe fare ancora la differenza in un finale di stagione così importante. Ultimissima notizia, anzi suggestione, prima di andare a chiudere, con la quale voglio scaldarvi un po' anche, nei commenti, è l'indiscrezione lanciata anzi la suggestione, ribadisco, lanciata dal Corriere, dello Sport nella mattinata di oggi, perché come vedete, si legge: "Sogno Nico Pass, l'Inter è in prima fila per piazzare il grande colpo". Che all'Inter piaccia Nico Pass non è un segreto, che Nico Pass piaccia un po' a tutti non è un segreto, che Zanetti abbia provato più volte insomma a dialogare con il giocatore per portarlo, anche a Milano eventualmente, non è un segreto. Sicuramente però, anche da quello che viene riportato dalla stampa spagnola, manca ancora l'ufficialità, però Nico Pass farà ritorno al Real Madrid in estate, con la scadenza della clausola, vi ricordo una clausola veramente bassissima da 9 milioni per questo giocatore, è fissata al 30 maggio, ma appunto i Blancos hanno già avvertito il Como del fatto di voler riportare Nico Pass in Spagna. C'è però comunque uno spiraglio, nel senso che bisognerà poi capire quale sarà il progetto tecnico del Real Madrid, cosa vorranno fare con l'abbondanza di talenti ed eventualmente capire se Nico Pass poi resterà effettivamente al Real Madrid o potrà anche pensare di andare altrove. E qui appunto il Corriere lancia la suggestione e dice: magari, ecco un ritorno poi in Italia, in un club che comunque, come dicevo, non ha mai nascosto, l'interesse. C'è da considerare ovviamente, il discorso legato alle cifre, c'è da considerare anche il discorso legato agli slot, ma sappiamo che l'Inter comunque dovrà, fare delle cessioni a centrocampo. Si parla di Frattesi anche sul Corriere, che, sembra quasi impossibile al momento che possa restare in nerazzurro. Bisognerà capire quale sarà il futuro di Luis Enrique e di Diouf. Anche su Dumfries comunque c'è una clausola da 25 milioni, quindi bisognerà un po' appunto capire quello che succederà in uscita per poi valutare quello che potrà succedere in entrata, perché sapete che il budget si aggira intorno ai 40 milioni per il mercato estivo, ma poi dalle cessioni probabilmente potrà passare anche altro, e questo è quanto. Che dire ragazzi, io vi invito ovviamente a seguire anche la live di oggi delle 19:30, perché continueremo a parlare di tutti questi argomenti, a partire ovviamente dal caso arbitrale e poi avvicinandoci anche ad Inter Parma, quindi vi aspetto alle 19:30 in diretta, vi aspetto nei commenti perché di cose ne ho dette tante e voglio sapere anche un po' cosa ne pensate voi. Nel frattempo vi ringrazio per essere arrivati fino a qui e lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.